La strategia macroregionale alpina è, come dice la parola, una strategia che è stata avviata da 7 stati interessati, che sono quelli che ruotano intorno alle Alpi, e da 48 regioni. Anzi, direi che è una strategia che è stata voluta dalle 48 regioni in collaborazione con i 7 stati a cui fanno riferimento queste 48 regioni. È coordinata dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, quindi è una procedura che è prevista dalle regole dell'Unione Europea, ma diciamo subito che non è qualcosa che porterà a un nuovo ente, a una nuova istituzione, a una nuova burocrazia. Assolutamente niente di tutto questo. Non ci saranno leggi nuove, non ci saranno nuove burocrazie, non ci saranno costi aggiuntivi. Cos'è quindi in definitiva la strategia macroregionale alpina? È una grande opportunità di collaborazione istituzionalizzata tra le 48 regioni che ruotano intorno alle Alpi. Queste 48 regioni, all'interno di una procedura che è riconosciuta dall'Unione Europea, potranno proporre all'Unione Europea nuove modalità, nuove richieste, nuovi bisogni, nuovi progetti che riguardano i territori di queste 48 regioni. Progetti che saranno quindi coordinati, che avranno forza, perché non sono i progetti di un singolo territorio, ma sono i progetti di un'area importante, sono i progetti del cuore delle Alpi e del cuore dell'Europa, perché le Alpi sono il cuore dell'Europa, sono i progetti di un'area molto estesa, di un'area che interessa 70 milioni di abitanti e che avranno molta più forza per essere recepiti. È una grande opportunità che si sta concretizzando e che ci vede protagonisti. La strategia macroregionale alpina è un fatto straordinario in Europa perché per la prima volta nasce per una volontà che parte dal basso, parte dalle regioni. Ci sono altre 2 macroregioni in Europa, quella del Danubio e quella del Mar Baltico, ma entrambe queste macroregioni sono state volute esclusivamente dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, per integrare meglio le politiche europee. Invece la strategia macroregionale alpina nasce per volontà delle 48 regioni che vi partecipano. In particolare alcune regioni hanno avuto un ruolo fondamentale, in Germania la Baviera, in Italia la Lombardia, e partito il processo nel 2011 attraverso iniziative regionali, è stato poi riconosciuto attraverso un accordo tra Stati e Regioni a Grenoble nel 2013 e il Consiglio d'Europa lo ha ratificato nel dicembre del 2013. Adesso siamo nel pieno della procedura di attuazione della strategia macroregionale alpina. È costituito un comitato paritetico, anche questo è un fatto straordinario, che è composto da 7 regioni che rappresentano le 48 regioni facenti parte della strategia e da 7 stati, quindi questo comitato paritetico di 7 più 7 ha il compito di coordinare l'elaborazione del piano di azione che poi sarà sottoposto alla Commissione Europea per la definitiva approvazione. Sono aperte le consultazioni con i cittadini e con i portatori di interessi, chiuderanno il 15 di ottobre e la conferenza finale per queste consultazioni e per poi elaborare il documento da proporre alla Commissione Europea si terrà a Milano l'1 e il 2 dicembre, è un fatto straordinario. Tutti i portatori di interesse, tutte le istituzioni di queste 48 regioni verranno a Milano l'1 e il 2 dicembre nella conferenza finale. Regione Lombardia è una delle 7 regioni all'interno del comitato paritetico. Noi rappresentiamo le 7 regioni italiane e quindi abbiamo anche l'onere e l'onore ovviamente di portare avanti questa procedura così importante. È importante per i cittadini partecipare, proporre, fare proposte perché quel documento che andremo a elaborare sarà poi il documento operativo vero e proprio che la Commissione Europea approverà e a giugno del 2015 il percorso si chiuderà e da lì in avanti dobbiamo immaginare che tutte le azioni a livello europeo ma anche di coordinamento dei fondi tra le varie regioni interessate passeranno attraverso il vaglio di questo documento e dovranno essere conformi a questo documento.
Come sempre succede, queste iniziative vengono capite tardi, magari quando è troppo tardi. Altre volte abbiamo subito direttive, procedure che sono venute dall'Unione Europea senza renderci conto nel momento in cui venivano elaborate che avremmo potuto correggerle e migliorarle. Questa è una grande opportunità, dobbiamo saperla cogliere. Per capire quali sono gli effetti pratici che poi avremo sulla vita di tutti i giorni per i cittadini, dobbiamo tenere conto che sono stati individuati 3 assi portanti. Uno è quello dell'innovazione, e dentro l'innovazione lo sviluppo, quindi ci stanno tutti i temi legati alle nuove tecnologie, allo sviluppo sostenibile, a un sistema di implementazione del modello di sviluppo nelle aree montane che sia coordinato tra le varie regioni alpine. C'è un'altra strategia che è quella, si chiama connettere le Alpi, per le regioni italiane è assolutamente strategico e fondamentale. Noi siamo l'unico Stato che è a sud delle Alpi, tutti gli altri sono a nord delle Alpi, quindi noi siamo i dirimpettai di tutte le altre regioni alpine, quindi abbiamo assolutamente l'interesse affinché vi sia una connessione stretta, e quindi qui il tema sarà sviluppare come è possibile connettere le Alpi attraverso le reti tecnologiche, attraverso le infrastrutture, attraverso relazioni che permettono di avere dei sistemi simili per poter dialogare e per poter parlare lo stesso linguaggio. Dobbiamo avere tendenzialmente nel tempo anche dei sistemi ordinamentali che siano compatibili. Non possiamo pensare di avere degli stati che hanno larga autonomia sui territori, altri che ne hanno poca, e pretendere che poi possano dialogare tra loro. Quindi anche da questo punto di vista la strategia sarà una micidiale opportunità per i territori alpini di autodeterminarsi e avere la possibilità di poter decidere, per quanto possibile naturalmente, il loro futuro. E poi c'è tutta la tematica delle risorse e dello sviluppo sostenibile, e qui naturalmente le Alpi, i nostri territori, hanno partite da giocare molto importanti: l'energia, quindi le risorse idriche, l'ambiente, il paesaggio, la green economy, sono tutti temi che, se sviluppati in maniera strategica dentro un sistema di relazioni con tutte le regioni alpine, possono veramente farci sviluppare, darci la possibilità di sviluppare i territori di montagna in maniera compatibile ma molto più adeguata. Non va dimenticato che quando parliamo di strategia macro-regionale alpina parliamo dei confini amministrativi delle 48 regioni che compongono il territorio, e quindi non solo esclusivamente la montagna ma tutto il territorio, e la scommessa è far convivere intorno alle Alpi aree di grande sviluppo con le Alpi, affinché le Alpi diventino una grande opportunità. Stiamo parlando di 70 milioni di abitanti all'interno dell'Unione Europea che sono interessati dalla strategia macro-regionale, sono numeri molto importanti. Uno degli strumenti importanti che ha consentito di dare vita alla strategia macro-regionale alpina è Spazio Alpino. Spazio Alpino il programma operativo Spazio Alpino coincide perfettamente nei limiti amministrativi con i limiti amministrativi delle regioni che compongono la strategia macro-regionale alpina. Di più, Spazio Alpino partecipa con un osservatore dentro il comitato paritetico che sta elaborando le proposte di piano di azione. Quindi Spazio Alpino ha un ruolo fondamentale nella strategia macro-regionale alpina. Possiamo dire che ha fatto da incubatorio. Spazio Alpino è stato uno strumento tecnico, la strategia macro-regionale alpina è uno strumento politico, cioè è stato elevato il livello per volontà politica delle regioni e si è andato oltre quello che era il semplice, tra virgolette, sistema di collaborazione tecnica. Quindi c'è un'interazione molto forte tra lo strumento operativo di Spazio Alpino e la strategia macro-regionale alpina, e in prospettiva naturalmente uno strumento come Spazio Alpino sarà uno strumento operativo fondamentale per attuare i programmi che sono previsti all'interno della strategia macro-regionale alpina.